Risveglio della domenica mattina molto movimentato, abbiamo dovuto fare di corsa perché noi eravamo entrati nell'area alle 9, non sapevamo se uscendo 10 minuti dopo poteva farci pagare una giornata in più e quindi allora stavo dentro un giorno in più, invece ci ha fatto pagare 25 centesimi di differenza per i minuti in più che siamo stati e nel mentre abbiamo fatto carica e scarico e di prima mattina abbiamo fatto il bagno a Pippo così almeno è a posto ora per qualche giorno. Non è contento questo piccione perché ha fatto il bagnetto. Inizia a piacere. A piacergli di più, sì. Di Cristian, non mi toccare che già c'ho... Già sono arrabbiato. Già c'ho il belino che mi gira. No, ancora non puzza di Cristian. No. Quindi ora caffettino, colazione e poi ci mettiamo in movimento. Direzione qua intorno perché non è che dobbiamo aspettare domani mattina che apre il veterinario che abbiamo l'appuntamento per Bernice e poi torniamo indietro perché il lavoro aspetta, la vacanza è già finita. Capito? Direi che gli piace questa cuccia nuova. Bisogna andare a fare la PPI E mettere la cremina. e mettere la cremina. Direi che non è molto... Non è interessata a questo discorso. Questo elemento non mi piace. Andiamo a fare la pipì, amore. Niente, vabbè, ora di forza la porteremo un po' fuori. Abbiamo dato il pezzo di tortina anche a Claudia e Roberta. Ora li salutiamo perché loro vanno dalla parte opposta dove andiamo noi e noi andiamo in centro a Jerez che c'è una pista per Christian così si diverte un po'. Ci salutiamo e ci rivediamo dove, quando e perché non si sa. Speriamo presto. Sicuramente presto da qualche parte. È stato un piacere ripassare una giornata assieme, bella mangiata di carne ieri sera, grazie di tutto e alla prossima, dai. Alla Alla prossima. Buoni chilometri. Pronti, partenza, via. Già che c'eravamo abbiamo fatto anche un po' di gasolio qua che era al prezzo un po' più discreto confronto a in giro che c'erano un po' più cari, però 10 minuti siamo arrivati alla fine, non è che... Sì, 5 km. Tutto chiuso oggi, è domenica, si fa niente. Arrivati a destinazione, il mini bro si prepara che va allo skatepark che praticamente attraversa la strada è lì e dopo magari andiamo a fare due passi anche noi a vedere com'è lo skate e ve lo facciamo vedere anche a voi. Là c'è il besugo che sta uscendo, il monellino. È arrivata l'ora della pappona, Pippo va a prendere il pagamento del pezzo di Te l'ho formaggio. già dato. L'ha sgamata Basta. subito. Basta. E noi piatto di pasta alla matriciana con la pancetta. E Jessica in bianco perché aveva mal di pancia. Tutta la notte che sto male. Vabbè, buon appetito. Pranzetto fatto, abbiamo finito tutto, Christian è andato di nuovo dalla pista. Jessica ha lavoricato un po' col PC, ora portiamo Bernice a fare due passi. Boh, portiamo Bernice, buttiamo pattume e poi vi portiamo a vedere un po' Christian com'è qua la pista, vediamo cosa dice. Non è che ha tanta voglia, né Bernice come sempre. Ha fatto tanta strada Bernice, è scesa e ha fatto la pipì. Metti i rami negli occhi. Devi fare due passi con lei lì, se vuol fare qualcos'altro. Il sacchettino ce l'hai, sì. Dai! Niente, lei vuole già rientrare in campo. Dai, guarda, faccio finta di toccargli il sedere, guarda come parte. Vai, dai! Dai, vai! No, l'ho dovuta toccare a sto giro, ma non è convinta? No. Ha perso segnale wifi, si è bloccata. Non può andare più lontano. Dai Bernice! Andiamo a fare due passi. Non indietro dal camper, in là. Qua. Devi andare di là, di là. Andiamo. Mamma mia come sei. Si blocca ora. Vai! Vai! Vuol tornare indietro. Che personaggio. Guardate qua anche che bello skatepark che c'è. Che bel parco giochi. Facciamo due passi fin là, facciamo il giro così lo facciamo un po' vedere. Vediamo se becchiamo il mini bro. Dove? Eccolo là, l'ho già visto. L'ho già inquadrato. In fondo al parco c'è anche questo parco per equitazione, con i salti per i cavalli. Che bello. E laggiù in fondo invece c'è dei campi da calcio. No, quello è per rugby, vedi che c'ha le aste. Forse ci saranno anche delle porte da calcio che magari lo convertono anche da calcio, però è enorme. Grosso sto parco, bello. Sì. Quasi quasi dopo quando torniamo in camper provo a vedere se si innalza il drone, vediamo dall'alto il tutto com'è.
Se vedo qualcosa di bello lo vedrete ora nelle prossime immagini che ve le mette Jessica. Se invece volo e non c'è niente di che si possa vedere, diciamo Jerez dall'alto, non lo vedete. Quindi vi lascio la prossima clip e vediamo cosa sarà. Continuando ancora di qua c'è tutto il giro che fa il campo dei rugby. Pensiamo che questo era prima un campo dove facevano le corse per i cavalli, perché c'è anche il cosi delle distanze, cose varie. E qui era una struttura che c'è tutti i camion dei cavalli, presumiamo che c'erano i cavalli dentro. Beh, tutta roba da cavalli, tutti i carretti da cavalli. Qua c'è la pista di atletica, campo da calcio, là c'è lo stadio che presumo sia lo stadio del Jerez, sarà la squadra. Ora stiamo facendo tutto il giro, facciamo se è possibile tutto l'anello e torniamo alla base. Buona, siamo rientrati in casa. Ho provato a alzare il drone ma alla fine non si vede niente, quindi non vi ho fatto vedere niente. È rientrato Bobby perché dice che gli fa male il piede, quindi non vai più? No, oggi no. Allora andiamo già in giù vicino a Rota dove c'è il veterinario per Bernice, così siamo già là, se tanto non vai più con la pista. Via, merenda e andiamo. Merenda fatta, ci mettiamo in viaggio. Regolo i soffietti perché qua eravamo un po' così, non si noterà tanto dalla telecamera, quindi ho sgonfiato il lato passeggero e gonfiato il lato guida, perché siccome abbiamo alcuni che ci riescono a guardare anche questo, guardate come c'ho i soffietti, lato guida altissimo e l'altro basso. Ora sgonfio un po' il lato guida e alzo lato passeggero e poi si parte. Comunque, nonostante siamo sempre in Andalusia, nella costa sud, che si lamentano della siccità, io vorrei dire, con tutto questo verde che abbiamo intorno, come fa a esserci problemi di siccità. E questi non sono campi irrigati dall'uomo, questi sono campi irrigati dalla pioggia, cioè naturali. Qui forse questi qua sì sono coltivati, ma voglio dire, boh, non so se sono cose di burocrazia interna o quant'altro, ma mi sembrano un po' farlocchiate. Ok, acqua ne è venuta poca, però boh, non lo so. Siamo arrivati nel parcheggio di Rota e forse, ora stiamo andando a piedi a controllare, forse hanno anche riaperto l'acqua laggiù in fondo dove c'è l'area. C'era uno che stava riempiendo delle cisterne d'acqua, poi il consumo dei camper però. No, guarda che pieno di formiche? No, le pareti, come si chiamano? Quelle per processionarie. è pieno. Sì. No, è sotto questi alberi qua, mi sa. Vedi i nidi? Guarda i nidi. Cadono. Da stare attenti, Sì, qui a con Bernice. Vabbè che noi tanto domani mattina andiamo via, però. Sì, però stasera se si fa uscire sì. stare attenti. Senti, siamo arrivati qua dall'area. Noi abbiamo parcheggiato laggiù, siamo venuti a piedi e passando dalla strada abbiamo visto uno fermo sulla rotonda e pensavamo che stava prendendo l'acqua da qua, ma l'acqua qui è chiusa e c'è il cartello per quelli che in tanti ci avete scritto che siete venuti in giù e l'acqua era aperta. No, è chiusa. E lui, il tizio, stava prendendo l'acqua abusivamente qua da questi tubi che secondo me vedete che in effetti c'è bagnato. Sì, sono quelli per sicuramente è irrigare. Potabile, Sicuramente però ha aperto quello e si stava ben riempendo i bidoni, quelli bidoni per i campi, e poi sono i camperisti. Assurdo anche un po' per il comune che lasciano aperto quello e chiudono quello dei camper, che i camper che sono qua lo vedono e la prenderanno anche i camper che sono qui. Io magari non mi fido a prenderla sinceramente, a mettere in cisterna. No. Poi per fortuna ho fatto il pieno ieri lì nell'area, quindi non è un problema. Ora niente, facciamo una passeggiata qui dintorni e poi torniamo alla base, che facciamo un po' di cose al computer. Dovevamo andarci a bagnare i piedini, ma Fa siccome freddino. il sole è già calato un po', fa già freschino. Di qua c'è l'altro parcheggio dietro, dove... L'accampamento. Sì. No comment, dai. Carretti, camper. Laggiù sono spagnoli, sì, e danno il buon esempio. Tendalini, di tutto fuori. Arriva lo straniero, vede quello del posto che fa queste cose e dice: vabbè, allora si può fare, lo facciamo anche noi. Non è proprio un buon esempio. No, cioè non possiamo poi criticare il francese, lo svedese che arriva e fa quello che vuole, se poi ci sono alcuni del posto che danno questo esempio.
Anche noi in Italia, Sì, sì, no, beh, non è che voglio ovunque. puntare il dito solo su di loro, Ovunque. dappertutto. Vabbè, ora facciamo il giro di qua e arriviamo dal Camperozzo. Abbiamo allungato di qualche metro, siamo venuti qua sulla passerella. E qua c'è qualcosa, un monumento naturale, Corrales de Rota, coralli. Los corrales de pesca sono una costruzione artesanale ideale per los romanos. Vedi che i romani, latini, gli italiani ovunque sono andati. Limite de Pelmar, Roca, Pared de Corral, ce la vedi? La pozza che si crea. Ah, è là, è quella lì praticamente, vedi? Che qua c'è la bassa marea, ora al limite de bassa marea sono usciti fuori i coralli che sono laggiù. Vedete laggiù che c'è, si è creata una pozza e quelli là sono... E poi però non sono coralli. No, non è coralli, sono coralli. Pietre, Sì. sarebbero le pietre. E quando c'è la bassa marea Escono fuori come i tutti funghi. questi pietroni che creano un muraglione. Sì, che volendo Che ci puoi bava. anche fare tutto il giro sopra, ti ricordi? Che bava, lo facciamo? Ho studiato. Che bava. Vedi che ogni tanto qualcosa studio. Piani alti, che piano era? Il terzo, Al quarto? quinto, Ah, il solaio poi. senza ascensore. Guardate com'è calmo il mare, l'oceano, è uno Strano spettacolo, vedere l'oceano così, bellissimo. La pace dei sensi. Sì. Ora arriviamo in camper e finisce tutto. Finisce tutta la pace. Comincia il calvario. Comincia a cambiare tra Pippo, tra Cristian, tra Bernice. Praticamente abbassandosi la marea escono fuori tutti questi scogli e queste sono le pietre, quelle che diciamo chiamano di corallo. Pietre che hanno creato un muraglione. Hanno creato il muraglione che fa tutto il giro. Sono due passi nel film laggiù, così vediamo laggiù com'è. Sono proprio strane come sono fatte. Tutto il mare quando c'è Cioè tu immagini, marea. sì, tu immaginati che quando qua c'è l'alta marea praticamente tutto questo è coperto perché l'acqua arriva fin lì, qua è tutto pieno e questa roba non la vedi che rimane sott'acqua. Ma vedi che io quando dico che ho paura io del mare. Ho capito, se ci fosse l'acqua che cammini coi piedi qua cosa ti fanno queste cose? Ce le puoi toccare, non succede niente. Sì, ma non è che se c'è l'acqua diventano vivi e ti Si mangiano. infilano tutti i pesci strani. Strani, gli stranissimi. squali. Gli squali qua in mezzo, proprio qui in questo buco vanno gli squali. Sì, Alla fine siamo tornati alla base perché a Jessica gli scappava la plin plin e quindi siamo di nuovo su casa su quattro ruote. Finita la pacchia al momento relax, ora di nuovo a combattere. L'altro lì dalla vaniglia. Dov'è? Dalla vaniglia. Cosa fai lì? Cosa fai lì, pulcino di papà? Orsacchiotto di papà? La cena stasera non l'ho fatta vedere. Perché tanto per quello che mi hai fatto di cena. Ah, senti, a me è piaciuta. Spiega ai follower cosa mi hai fatto da mangiare, dai. A me piace, ogni tanto ci vuole un po' di minestrina in brodo. Ci vuole perché ti pulisce lo stomachino. Ma io mica ce l'avevo sporco. Io stanotte sono stata male che avevo mal di pancia. Tu, non io. Fa niente, anche a te se ti pulisci un po' lo stomaco non è che ti... Ma non ce l'avevo sporco. Te l'ho pulito io l'intestino, non ti preoccupare. Intestino, stomaco, tutto. Niente, ora facciamo un po' di relax e poi andiamo a nanna e diamo la buonanotte. Sì, che domani mattina abbiamo Sveglia presto perché bisogna portare Bernice la mia bambina dal veterinario. dal pediatra Da pediatra. e dei bambini. Ci vediamo dopo per la buonanotte, va? Jessica già dai piani alti vi dà la buonanotte. Esatto. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani che andiamo dal veterinario. E poi già un po' di cantieri di lavori che mi chiamano sono all'appello. Buonanotte a tutti. Ci vediamo domani. Ore 10 e ci stiamo preparando Per portare la berniccia dal veterinario. Cioè, gli ho messo la carota e me l'ha scaraventata. Non vuole la carottina il mio bambino? Guarda, sì. Mangia melograno. Il mini bro si mangia gli oreo. Primo caffettino preso, andiamo per il secondo. Ma prima portiamo Bernice a fare la pipì.
Ho portato Bernice qua fuori, a parte intanto stare attenti che è il periodo che c'è pieno di processionarie per chi c'è i cagnolini, è pieno zeppo. Però praticamente in questo parcheggio, se andate a scavare sui video vecchi, vi ricordate qualcosa che ci siamo stati qualche giorno, avevamo ordinato, forse uno dei primi ordini Amazon, il regolatore delle Pever, che sembrava che avevo messo chissà che cosa, era strafelice che avevo messo quel regolatore che vedevo quanto caricava. I Pever, non della Victron, delle Pever. Però è bello tornare in questi posti, a me mi fa... no, a me non si dice. Tornare in questi posti a me fa... crea una certa... ricordi, ma non malincuore, però ti commuove, è bello, ci sta anche quello. Eravamo proprio messi lì, dove c'è quel busto nero dorato con i pannelli fuori. E invece, più lì a sinistra che non si vede che c'è il van, avevo cambiato l'olio del generatore. Te lo ricordi? Ho messo sui tacchi, bello alzato, perché più in là c'era la ghiaia. E se andate a scavare sui video vecchi lo trovate. Vabbè, ci finiamo di preparare, ora vado dopo i miei momenti di ricordi, di malincuori, Che semmo? Andiamo dal veterinario. Partiamo, andiamo. Aspetta, sono 2 chilometri, qua dietro. Però non ha alzato i cristalli perché aveva paura della neve. Perché arrivava... Probabilmente aveva paura che arrivasse una precipitazione di neve e alza di terra. Buono, mettiamo col navigatore, ci arriviamo secondo te? Ci arriviamo. Da vedere che giri che andremo a fare. Sì. Siamo riusciti ad arrivare senza perderci, ragazzi. È un miracolo questo. No, perché ti ho guidato io e quindi è normale che siamo arrivati. Perché io ho il senso dell'orientamento. Tu no. Guarda. Brava, Certo. Buona, ora aspettiamo 10 minuti che è l'orario e andiamo. Siamo usciti dalla revisione del veterinario. Stavolta è stata un pelo più lunga, più intensiva, ma l'abbiamo fatta. allora, ora li facciamo fare un po' di pipì intanto. E poi com'è andata? È andata bene perché la zampetta non gli fa più male, è migliorata. La cremina che gli stiamo mettendo per il calletto va bene. Gli ha fatto la visita ora più approfondita per gli occhietti. E gli ha fatto il test della lacrimazione, quello lì da questo lato qua sinistro non ha più lacrimazione l'occhio, praticamente c'ha il minimo valore che deve dare la prova è 15, lei c'ha 5 e nell'altro occhio il valore minimo della lacrimazione che deve essere 15, lei c'ha 15 perché deve stare tra 15 e 30 e nell'occhio sinistro è 5, quindi è a 0 e infatti crea questo catarro, questo muco perché non lacrima più. E l'altro è 15 che ha il valore minimo, quindi ci ha dato da metterci 3-4 volte al giorno le gocce per la lacrimazione artificiale e in più la crema che dobbiamo andare a comprare in farmacia perché non ce l'avevano loro. Sì. Praticamente è una crema che si mette nell'occhietto, una puntina nell'occhio quello di sinistro, costa 50 euro, un tubicino piccolino, però aiuta a far rilacrimare la ghiandola che si è spenta, diciamo. Riattiva questa ghiandola, non chiedetemi come perché non sono un medico. È il primo step da provare. Questo è il primo step che è il più caro ma il meno invadente, perché sennò poi c'è lo step che praticamente gli mettono una canula che dalla bocca gli manda saliva nell'occhio, però avendo 9 anni fare anestesia e interventi no, e quello è il secondo step, meno costoso ma con meno risultato. Se no poi c'è il terzo step che anche quello a livello costi diciamo normale, può dare effetto, cioè può migliorare ma può dare molti effetti collaterali perché è praticamente del cortisone che si mette nell'occhio, sì, che però se c'ha delle urcere potrebbe fargli scoppiare ancora di più queste urcere perché potrebbe perdere l'occhio, quindi diciamo che quella è proprio l'ultima strada. Noi abbiamo optato per la prima, che anche se è la più cara, ma può essere la più efficiente, speriamo. E già che c'eravamo, gli abbiamo fatto fare un'analitica. Che ora l'hanno mandata... Sì, anche in italiano si dice l'analitica. Un'analitica che sarebbe praticamente un controllo del sangue, c'era il generale e quello approfondito.
Quello approfondito costava anche quello leggermente di più, si sa quando si va su roba di animali, ma anche di persone si spende un po' di più, ma praticamente vanno a fare dei controlli approfonditi, che non ci siano tumori e che i reni funzionino perfettamente, globuli bianchi, rossi, avendo anche cambiato l'alimentazione, che non sia in carenza di qualche vitamina o qualcosa, quindi diciamo un controllo molto approfondito. Niente, ora andiamo in farmacia a prendere la crema, che però la dovranno ordinare, quindi conviene tornare indietro e prenderla là, che se bisogna ordinarla, se no arriverà domani minimo. Ora ci prendiamo un caffè e ci mettiamo in viaggio. Mini Bro ha già fatto il caffè, non riuscivano come sempre a fare il prelievo nel collo perché è magra, non c'ha pelle, infatti l'ha dovuta radere un pochettino sotto il collo, ma alla fine c'è riuscita, nell'insieme dai, stai abbastanza bene. Coffee time. Salute ragazzi. Buona, caffettino preso e ci stiamo rimettendo in viaggio per tornare in zona Torremolinos, così Cristian può uscire ancora un po', vabbè ancora un po', può uscire e io c'ho da fare un po' di cosine. Buona, ci vediamo dopo. Bel tempo, oggi non c'è, un po' nuvolato, però vediamo se si apre andando in quelli di Torremolinos. Abbiamo fatto poca strada, però siccome è già ora di fare quasi il pranzetto, ci siamo accorti che qua, in questo centro commerciale qua che si chiama El Paseo, centro commerciale El Paseo, che è vicino a Jerez, c'è l'area, diciamo, camper, che è un'area sosta, cioè è un'area sosta, scusate, ci sono i servizi ma non si può, se non ho capito male, dormire, c'è l'area dei camper, c'è qualche parcheggio ma non puoi dormire. Poi ci chiediamo perché ci tolgono tutti i servizi. Voi ditemi se è normale prendere 4 parcheggi col camper e il carretto, che se si metteva dritto ne prendeva 2. Ma sono sempre dettagli, non voglio essere il rompiballe della situazione. Anche noi siamo lunghi. Ma mettendoti dentro le righe ne prendo 1 e 1 2, non mi metto a metà che ne prendo 4. Ripeto, non è per essere il rompiballe della situazione, però cavolo, ho già chiuso la cabina. Andiamo a vedere di qua intanto com'è la sito dei servizi, così per dopo mangiato, prima di ripartire, magari facciamo anche noi i servizi, vediamo com'è, se si può o no, per capire, se no. E nel mentre, già che ci siamo fermati qua al centro commerciale, hanno dato questo servizio, andiamo al Carrefour, che c'è il Carrefour, e compriamo qualcosa per pranzo, ma una bibita, qualcosa, giusto da dare il nostro contributo, grazie a loro che ci danno il servizio, e non approfittarne soltanto. Leggiamo come funziona. Se a pagamento no, acqua potabile, area full collector, poi tutto in inglese, regresa tu ficha para hacer tu servizio, donde? Officina situata entre Women. Ah, vedi? Per prendere il biglietto per fare l'acqua devi per forza comprare dentro, mostrando il ticket ti danno il gettone da mettere per fare acqua. Giusto, perché sennò la gente se ne approfitta sempre. Stavamo per entrare al Carrefour, abbiamo già trovato un negozio di animali e già stiamo prendendo qualcosa per Pippo, l'altalena. Vediamo se la userà. 35 euro per farci dare lo scontrino, il bigliettino per fare carica e scarico. Anche noi abbiamo lasciato il nostro contributo. Sì, con il ticket devi chiedere, non so se a lei o a qualcun altro. Mettiamo a posto la roba e vamo. Bueno, spesa fatta, torniamo al camperozzo. Alla fine abbiamo beccato quella dell'officina per la ficcia lì, per il gettone, e niente, ci abbiamo ora poi l'accesso per fare il carico e scarico. Però prima andiamo a rifucilare lo stomachino. Alla fine abbiamo preso un polletto già fatto, stiamo passando in mezzo alla strada, ci tira sotto e boh, a mangiare. Inizio a tagliare il pollo, mota, così io faccio il pomodoro. Ma dai, poverino, amore, ma cosa ti fa papi? Mi hai detto di iniziare a tagliare il pollo. Ah, questo qua, il pollo. Questo di pollo. Ciao piccione, ciao vedettino, tiri. Quella lì è la coda. O la coda o il culo. Dunque ti mangi, quindi fini la manina. Piatti piangono. Metti un attimo dentro Pippo però, perché sennò qua taglio veramente il piccione. Buon appetito a tutti, ci mangiamo il polletto. Buon appetito. Non è male però, per essere comprato nel supermercato. Buon proveggio. Buon proveggio. Come sempre noi
tutti felici di comprare i giochini nuovi a Pippo, ma lui sempre terrorizzato. Ora ci vuole una settimana per farcelo giocare, per farcelo andare bene. Monnello? Guarda che bello che è l'altalena, guarda che carina, e vieni, la pendiamo così e ci giochi, guarda che carina che è. Non va messa così perché sennò non ci sta in mezzo, però la pendiamo lì dalla scala, amore. Guarda che carina, che ci puoi giocare col cordino, piano piano. Dai, prendi il legnetto qua, dai. Oh, c'è il terrore di tutto, ciao. Piano piano, dai, 2 o 3 giorni, poi lo vedrete nei video. Mangiato, abbiamo mangiato, piatti fatti, caffè preso, ora Christian si sta facendo capelli e doccia, poi ci facciamo la doccia anche noi, facciamo carico e scarico e partiamo. Abbiamo messo in moto e siamo venuti a farci il carico e scarico, così siamo pieni e vuoti e per un paio di giorni abbiamo l'autonomia. 35 euro spesi al Carrefour e ti danno il gettoncino per fare carico e scarico. Una volta c'era anche la corrente, però si è rotta la spina e è andata in dentro. Ora abbiamo svuotato tutto, qui c'è l'attacco rapido, c'è con la vite, gettone e via, e carichiamo. E poi ci mettiamo in viaggio, 200 km ci aspettano. On the road! Siamo rimessi in viaggio, vi ho fatto vedere un po' di verde che c'è qua intorno. Il tempo non è dei migliori, però fa niente, non è un problema. Speriamo che giù a Torre Molino sia più bello, perché ora stiamo salendo un po' e poi si riscende, quindi svalichiamo delle montagne, magari di là dal mare c'è più bello. Allora, mentre stiamo in viaggio di rientro, siamo in videochiamata con una persona che non avete mai visto e in tanti mi avete chiesto. Ora ve lo facciamo vedere e vi faccio salutare anche da lui. Non so se si riesce a vedere dal telefono perché c'è luce. Quello lì è mio papà. Saluta a tutti, pa. Ciao a tutti, anche se non vi vedo, ma saluto a tutti. I miei sono amici miei o del mio figlio o di mia nuora. Ciao a tutti. Chissà che un giorno non lo vedrete in un video di persona con noi, vedremo, non si sa, non possiamo dare date, non possiamo dire niente. Però in tanti mi avete chiesto di mio papà e ora l'avete visto non di persona via telefono, ma già è un piccolo passo. Ora ci vediamo dopo strada facendo che finiamo di salutarci. Siamo arrivati a destinazione, Paradiso. Ennesima disgrazia su casa su 4 ruote. Aperto qui per fare il caffè. È caduta la tazzina, sotto cosa c'è? Questo di protezione diciamo non c'era. Ta-tan! Piastra induzione rotta, funziona ma è spaccata. Prossima cosa da cambiare a casa su 4 ruote. Da una parte entrano, da una parte escono, non c'è mai una gioia. Vabbè. Bisogna andare a prendere la crema per vernice, per gli occhietti, perché se devono ordinarla bisogna metterla domani, bisogna iniziare la cura. Andiamo in farmacia. Buono, vamo in farmacia a prendere la crema per vernice che sicuramente la devono ordinare. Anche qua mi sa che oggi non è stata una bellissima giornata, a vedere come nuvolo. Ok, crema ordinata, lacrimazioni prese, ora andiamo un attimo al Mercadona. Questo penso sia il Mercadona più vecchio che abbiamo mai visto. C'è ancora i frighi senza che sono coperti. È in stile proprio vecchissimo, è vecchissimo come Mercadona. Guardate quanto spreco di corrente a tenere i freezer aperti così. Abbiamo preso 2 cose per fare l'insalata e per la colazione. Ora andiamo alle casse. Ora provo a prendere questo che l'ho visto da un video di uno spagnolo che è algodone cotone magico. Praticamente dice che ha fatto vedere un video su TikTok. Costa 3,80 euro, quindi l'investimento è basso. Che se fai i fari che sono ingialliti te li fa tornare nuovi. Non si sa quanto dura, però ci provo, vediamo cosa succede. Se funziona bene, se no pazienza. Devi prendere dell'altro? Andiamo alla cassa. No, alla cassa. Via, andiamo alla cassa. E cena sia. Christian si mangia il polletto, noi abbiamo un po' di insalata che ha fatto mista e ci hai messo un po' di pollo dentro. Eh sì, quello del pranzo. Buon appetito allora. Buon appetito. Ma guardate che bella questa principessina. La mamma gli ha messo le goccette e c'ha l'occhietto anche bello ora pulito. Amore?
Anche se c'hai la Bibi, però cerchiamo di mantenerlo bene. Era c'è Pippo che ha fatto arrabbiare la mamma prima che l'ha mozzicata. L'ho messo Il in castigo. Monnello. Adesso fa l'angioletto. Oh, Ora fa l'angioletto. mio bambino. Ha avuto un'infanzia difficile. Monnello. Buon appetito a tutti! Che bello, amore! Oh. Siamo riusciti nello stesso giorno già a fare questo progresso, eh? Ferma. Amore, vieni! Ma perché dondola secondo me? Beh, è un'altalena. Poi. Secondo me quando poi capisci ti piace un giochino, bello, Quando comincia a avere equilibrio. Eh sì, perché si muove, no? Ti ho detto una gallinella. Vieni. Però abbiamo già fatto un progresso, dai. Te la metto lì vicino così te la studi. Capisci com'è, cos'è. Ma non c'ha paura in sì, No, però c'ha il Vedi? fatto del dondolio. Che se ce la metti qua così ci Non è gioca. abituato. Non è abituato ad avere quel movimento. Giocaci. Non gliel'abbiamo mai preso, non ce l'ha mai avuto. Abbiamo già fatto un bel progresso, direi, in un giorno solo. Monnello. È un Monnello. Saluta, dai, ci vediamo dopo. Buona, ci siamo visti una bella serie. TV spenta, trasferiamo i dati e andiamo a nanna e ci vediamo domani al prossimo episodio. Ciao a tutti.